Trattala come tale, non abusarne. Ciao community! Questa è una nuova serie di video del canale YouTube della Lucerna. Video molto più brevi, molto più concisi e molto più pragmatici. Avrei voluto intitolare questa serie Equinozium, in quanto nelle mie intenzioni parte appunto dall'equinozio di autunno appena 2 giorni dopo e perdurerà fino all'equinozio di primavera. Questa serie di video ti darà la possibilità di avere quasi un video al giorno, direi, perché sono 3 video settimanali e 3 post settimanali con mini interattivo, quindi i 6 giorni saranno tutti coperti. Questo perché, avendo chiuso i corsi, ho finalmente la possibilità di dedicarmi con maggiore attenzione alla creazione di contenuti. Inoltre devo dirti che i video domenicali non solo perdureranno nella linea intrapresa, quindi lo steampunk, ma anche gli argomenti di più ampio respiro oppure la lettura dei mesi come questa settimana, ma saranno anch'essi arricchiti nel tempo. Insomma, come ti avevo detto, da settembre cambia tutto. Ho avuto dei piccoli ritardi non dovuti alla mia volontà che mi hanno fatto comunque posticipare anche questo cambiamento, che doveva appunto partire da settembre, ma è un piccolo dettaglio, veramente, in realtà poi siamo partiti come vedi. Bene, andiamo a vedere da chi avrai notizie. Inizieremo facendo le nostre 2 varianti, per questi video saranno soltanto 2 varianti, con gli oracoli, e poi ti inviterò a scegliere. Se vuoi puoi skippare questa parte, trascinare avanti non mi viene il termine, insomma, mandare avanti il video e arrivare subito alle scelte. Andiamo a vedere dunque da chi avrai notizie in amore, nel lavoro, insomma in qualsiasi campo, in amicizia. Aulite blu sarà la prima, avventurina sarà la seconda. Te le faccio vedere meglio. Aulite blu sarà la prima, avventurina sarà la seconda. Ti do qualche secondo e poi inizio dalla Aulite blu. Se vuoi puoi stoppare il video, io intanto magari inizio. Questa la spostiamo. Vediamo un po' da chi avrai notizie, tu che hai scelto la variante della Aulite blu. L'acqua santa, la purificazione, le Esperidi, i guardiani. La dimostrazione che le carte siano un'esperienza meravigliosa ce l'abbiamo costantemente, ma mai come in questo caso. La carta dell'acqua santa parla di benedizioni, parla di un periodo propizio, parla di sentirsi pronti ad affrontare quella che è magari anche una nuova sfida, un nuovo percorso, o magari anche a migliorare il percorso attuale, ma tra le altre cose parla di notizie che arriveranno a breve. Da chi ce lo dice la carta delle Esperidi. La carta delle Esperidi parla anche questa di un ventaglio di sensazioni molto ampio, tra cui parla appunto di ricordi belli, quindi le notizie arrivano da un qualcuno che ti è estremamente gradito o gradita, che nella tua memoria ha un posto privilegiato, direi, che è associato o associata ai ricordi belli. Vediamo un pochino, oppure è un qualcuno che ha un buon ricordo di te. Questa è una bella lettura. Andiamo a vedere l'identikit di questa persona, da chi avrai notizie. Magari tu non hai ricordi belli di questa persona, ma ce l'ha lui o lei di te. Vediamo un pochino, da chi avrai notizie, tu che hai scelto la variante della Aulite blu. Tracciamone un identikit. Il 5 di coppe, il ritorno di una persona cara, tra i tanti significati del 5 di coppe, quindi è un qualcuno che comunque anche da parte tua, secondo me, qua è gradito o gradita.
Il 4 di spade potrebbe essere un qualcuno che ha avuto problemi di salute o che ha dovuto magari allontanarsi da una situazione anche lavorativa o magari da una situazione amicale per problemi di salute. È sicuramente una persona che o ama molto la meditazione oppure magari che in questo periodo ha ripensato parecchio se stesso, se stessa, insomma qualcuno che ha fatto parecchia introspezione. L'8 di coppe, sì, è proprio un qualcuno che ha dovuto lasciare per motivi, credo anche indipendenti dalla sua volontà, una situazione. La luna, sì, assolutamente. Qui è un qualcuno che non ha affrontato un bel periodo, te lo dico. In alcuni casi potrebbe essere un qualcuno che non l'ha affrontato un bel periodo perché ha chiuso magari anche una storia d'amore. Quindi un qualcuno che ritorna da separato o separata. Anche qui la casualità potrebbe dirmi che questa persona ha la lettura più che la casualità potrebbe dirmi che questa persona ha magari un buon ricordo di te e secondo me anche te di lui o di lei, magari a tratti, però forse le vostre strade si sono separate in quanto non poteva al tempo in cui vi siete incontrati nascere niente di più, in quanto magari c'era una famiglia o c'era una coppia o c'era, e quindi magari avete scelto di non aprire niente. Quindi qui è proprio un qualcuno che per motivi di forza maggiore si è dovuto o dovuta allontanare e ora torna da persona guarita, perché poi l'8 di coppe lo si vede sempre come carta di fuga o carta di quella che può essere anche una situazione d'amore che si va a chiudere. In realtà poi anche la carta di chi ha questi grandi amori anche platonici talvolta, quindi magari questi grandi amori che coinvolgono il tutto ma dai quali poi non evolve granché. Così è una luna che può rappresentare il rimpianto, quindi magari un qualcuno che o rimpiange la tua presenza o magari è un qualcuno che appunto ha dovuto affrontare questo periodo di meditazione, di introspezione in solitudine, quindi ritorna da quello che è un passato remoto. La luna può essere anche questo, vedi, Fante di denari ti scriverà, è una persona che probabilmente ti scriverà. 4 di bastoni, no, ma secondo me tu non hai un cattivo ricordo di questa persona, ti dirò, io ti ho buttato lì anche l'ipotesi che tu potessi avere un irrisolto con questa persona, con un 5 di coppe che è carta di pentimento, con un 4 di spade che è una carta un po' di livellamento anche di prospettive in certi casi, e un 3 di bastoni. Sembra che tu aspetti questa persona, è come se ti ripeto, qua ci fosse stato un cercarsi che poi non ha mai dato frutto, se si parla di amore, o un'amicizia, anche la potrei vedere così, che però poi è stata sensibile di una divisione profonda da parte delle rispettive strade e che però resta come profonda connessione, come appunto buon ricordo fondamentalmente. Come figure non ho figure, sì, c'ho la luna potrebbe essere un segno d'acqua, però c'ho anche un fante di denari e quindi potrebbe essere anche un segno di terra, quindi o segno di acqua o segno di terra in ascendente, in solare, o magari anche una luna, potrebbe essere una luna in segno di acqua a terra. È sicuramente una persona con un 4 di spade che ha anche la tendenza un po' a come si dice, non mi viene il termine, a reprimere ciò che pensa fino in fondo, quindi non è uno o una che dice tutto, potrebbe essere, vedi, un 4 di spade su un fante di denari è una carta che dimostra un po' la tendenza, dato che queste sono carte che mi parlano della persona, l'identikit, dimostra un po' la tendenza ad essere uno che magari lancia il sasso e poi però nasconde la mano, un po' per pudore, un po' per magari mancanza di reale ambizione, ma non perché non sia una persona che vuole connessione amicale, di amore con te o con altri, ma perché probabilmente nella sua indole caratteriale c'è un po' questo
svilire anche ciò che prova, questo sentirsi svilito o svilita in un certo senso, quindi non riuscire magari a esprimere completamente ciò che prova. Il fante di denari ce lo potrebbe anche identificare come uno studente di legge, un avvocato, un commercialista o, volta in femminile se si tratta di una donna, o di un qualcuno che hai conosciuto in un periodo in cui appunto magari dovevi sistemare delle cose a livello legale o contrattuale, o magari appunto era uno o una che lavorava come commercialista o era il tuo, la tua commercialista. Il fante di denari ci rappresenta comunque anche una persona che scrive, quindi sicuramente è una persona che riapparirà nella tua vita scrivendoti dopo un periodo di fermo. Ma il fante di denari è anche uno studioso, quindi probabilmente una persona che ha anche l'indole, se non a leggere, perlomeno, anche perché oggi non legge più nessuno, ed è bruttissimo, se non a leggere comunque a scoprire il mondo, un po' come se si curasse molto del mondo, molto degli altri, ma poco di sé, poi appunto in questo non esprimersi completamente in ciò che prova. Una persona che è un po' alla costante ricerca di se stesso, di se stessa, attraverso anche quella che è la conoscenza degli altri. Quest'otto di coppe me lo rappresenta o me la rappresenta appunto come una persona che spesso magari si lascia prendere da quello che è il sogno del momento, salvo poi appunto abbandonare questa situazione di 4 di bastoni, che è una potenziale buona situazione. Per alcuni si tratta anche di un familiare, il 4 di bastoni è una carta che rappresenta la famiglia, ma è un'opzione che do veramente per pochi, perché qui principalmente secondo me si tratta di un amico, di un'amica con cui c'è stato un quasi coinvolgimento emotivo, oppure si tratta proprio di un qualcuno con cui c'era dichiaratamente un coinvolgimento emotivo, che però per un motivo o per un altro, come ci dice questa luna, si è fermato in attesa un pochino che maturassero i frutti di un seme che era stato gettato. È vero che il 3 di bastoni e il fante di denari assieme mi vanno a parlare di nuovo di ambito legale, contrattuale, lavorativo, quindi potrebbe essere un qualcuno che magari ha lasciato il posto di lavoro ma ancora si ricorda di te, oppure appunto con cui c'era un contratto, un lavoro insieme, un progetto. Questa secondo me per la maggior parte delle persone, il classico ex collega di lavoro, la classica ex collega di lavoro, o il titolare o il cliente particolarmente affezionato all'azienda dove va, insomma un qualcuno che ha a che fare principalmente con lo scrivere o col lavoro, e ti scriverà. 7 di denari, c'è una profonda attrazione qua. Il 7 di denari è comunque un qualcosa di molto pragmatico. 3 di coppe, asso di spade, vado a confermare che questa persona ti scrive e tra l'altro vado a confermare i suoi pensieri quasi continui verso di te. Un asso di spade parla molto del mentalismo, questo pensare costantemente si oppone ad una luna che appunto è una carta di rimpianto, e quindi qua secondo me, unendola anche a un 3 di bastoni, carta comunque di improvviso evento che si manifesta, e quindi sarà improvvisa questa cosa per te, non te l'aspetterai. Appunto mi va a parlare di un qualcuno che pensa di riapparire dal passato in maniera anche repentina, anche perché questo già c'era stato detto dalle carte degli oracoli, laddove appunto la coppa qua, che non mi ricordo cos'è, l'acqua santa, la purificazione, va a parlare di imminenti notizie, prossime notizie. Quindi qua ti ripeto, allora c'è un qualcuno che arriva dall'ambiente lavorativo, un qualcuno che non ti ha mai scordato, mai scordata, tendenzialmente un qualcuno con cui poteva nascere un qualcosa, con cui è nato ma non ha avuto una grande evoluzione. È un qualcuno che ti rimpiange, un qualcuno legato alla scrittura, allo studio, semplicemente una persona che ama viaggiare, un curioso del mondo, una curiosa del mondo, un qualcuno che magari a quel tempo aveva un'altra via o un'altra relazione che al momento ha chiuso. Il riapparire è all'insegna del ricordo, del rimpianto un pochino, ma anche della volontà di riaprire un qualcosa che forse è stato interrotto e che poteva con un 4 di bastoni portare a un 3 di coppe, quindi portare a un momento di celebrazione, di bellezza.
non hai rancore verso questa, io non credo che tu abbia rancore verso questa persona, credo che questa persona sia per te una persona con cui appunto c'è stato un feeling a più livelli, ti ripeto, dalla forte amicizia fino a quella che può essere un inizio di un coinvolgimento emotivo, poi mai del tutto espresso. Un 7 di denari mi parla di una persona che guarda molto il lato pragmatico e mi torna con chi fondamentalmente vorrebbe magari appunto scoprire quali potenziali vie riserva la vostra relazione. Relazione, prendilo in senso ampio, può essere relazione d'amore ma può essere anche relazione amicale, perché secondo me qua all'80% si parla di un qualcuno che, detto volgarmente, ci sta a provare, nel senso un qualcuno che ti scrive per capire se è possibile aprire o riaprire una frequentazione un po' più profonda. Nel 20% dei casi ci sarà un qualcuno che semplicemente ha desiderio di condividere tempo con te e magari da qui appunto può, in caso tu cercassi una relazione, tu può evolvere un qualcosa, però l'intenzione nel 20% dei casi non è proprio quella. Se si tratta di un familiare, si tratta di un qualcuno che probabilmente ha dovuto per scelte di vita o magari per piccoli contrasti che però non hanno fomentato quel gran rancore, qui non c'è rancore fondamentalmente, torna sui suoi passi e torna da persona che comunque si rende conto di quanto tu sia importante e si riaffaccia nella tua vita. Beh, non è male questa prima versione, ti dirò, non è detto che da qui ci nasca l'amore eterno se stai cercando una coppia, o l'amicizia solida, indissolubile, o magari ci rinasca il legame familiare importantissimo. Sicuramente qua c'è un qualcuno che torna con schiettezza, con semplicità, con una limpidezza di fondo che ti fa piacere. Poi come evolve, secondo me, con un asso di spade è anche un po' da vedere come tu reagisci a riaffacciarsi improvviso e repentino di questa persona, anche perché un asso di spade mi può rappresentare anche la presenza di altre persone, quindi magari tu hai già un'altra relazione, magari tu hai già un altro gruppo di amici, magari tu hai fatto la tua vita e questa persona risbuca dal passato tentando un po' di imbucarsi, ma tu dici guarda, ormai io, quindi quello dipende molto da te, però ecco, le notizie che avrai sono da una persona che fondamentalmente ti cerca perché sente una grande connessione con te. In alcuni casi, torno a dirti, può essere un qualcuno che ha dovuto affrontare un processo di guarigione fisica. Bene, ottima la prima variante, direi che si può passare alla variante numero 2, all'avventurina. Andiamo a vedere per te che hai scelto l'avventurina. Avrai presto notizie da parte di il triangolo, Galatea, il gatto nero, lo psichismo. Ragazzi, qua si sta parlando di una situazione triangolare, al 99% qui si parla di amore. Galatea, ok, va bene, non è solo il triangolo a livello sentimentale, è comunque una carta che parla di sentimenti di rivalsa, di solito una carta di chi si sente escluso o esclusa, quindi qua mi ci sta l'ex che si riaffaccia e che vuole rientrare anche di prepotenza, tuttavia il gatto nero ti mette in guardia, è una carta di psichismo, avverte di pericoli, ma non tanto pericoli che non si possono controllare, qui avverte proprio di persone che potrebbero vendersi in un modo e poi essere in un altro. La carta di Galatea è interessante perché partendo proprio dal triangolo ti può parlare di un qualcuno che magari arriva, ti propone di approfondire la vostra relazione già magari esistente in passato, quindi qua è proprio un ritorno, ma non è un qualcuno libero, quindi magari non ti dice il vero, magari ti dice guarda la mia storia è finita, oppure guarda magari io con lui, con lei non ho più niente a che fare, quando in realtà magari c'ha a che fare quotidianamente. Insomma, se la gioca un po', ecco. La carta del gatto nero ti dice di fare attenzione a questa figura che si riaffaccia e che non è proprio, diciamo, il massimo della pulizia a livello umano, anche a livello di rapporti sociali. Peraltro il gatto nero è una carta che rappresenta anche il famiglio e quindi è proprio la
figura che tradizionalmente il famiglio delle streghe veglia un po' sull'operato della strega, cerca di essere un supporto, quindi qua ti fa un po' da indicazione, ti dice guarda, fai attenzione perché qui si raffaccia un qualcuno che in un certo senso forse magari ti propone anche una sorta di rivincita, magari è stato lui o lei a lasciarti o a creare le condizioni perché tu alla fine tagliassi una relazione, però poi in realtà qua il ritorno che a te sembra quasi un voler magari tornare nella tua vita perché c'è appunto il rimpianto, c'è appunto un ventaglio di sentimenti che ti porta a vedere come questa persona forse si è pentito o pentita. In realtà no, in realtà non è così. Qua c'è una persona che qui appare con una carta di triangolo molto egocentrica, perché la carta di Galatea parla proprio di sentimenti di rivalsa. Qui è come se qualcuno avesse un po', forse anche, mi spingo a dire, non sarà per tutti, sempre saputo che prima o poi si riaffacciava nella tua vita, però l'avesse fatto poi a suo piacimento. Quindi fai attenzione qua, Vediamo un po', facciamo l'identikit di questa persona da cui avrai notizie a breve. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina, chi è questa persona dalla quale avrai notizie a breve? Anche se fosse un'amicizia, qui è una di quelle che un po' di comodo, È un po', però secondo me qua maggiormente per l'amore. Vediamo un pochino per te che hai scelto la variante dell'avventurina, chi è la persona dalla quale avrai notizie a breve. Il matto, completamente incostante, carattere molto marziale, deciso, sicuramente un qualcuno che potrebbe avere un segno di fuoco, potrebbe amare il caldo, oppure magari il segno di fuoco in solare in ascendente o magari una luna, oppure magari potrebbe essere un qualcuno che si scalda facilmente, quindi un qualcuno che poi magari non sa controllare l'indole passionale nel bene come nel male, quindi magari attratta dalle situazioni voluttuose, così come magari facile all'incazzatura. Il 5 di spade, sì, qui è proprio un qualcuno con cui c'è stata una chiusura veramente importante. Il cavallo di spade, tutte spade, il 4 di spade, vedi che qui c'è proprio quello che mi viene da dire alla luce di queste carte è che qui c'è un 5 di spade, quindi una carta di anche resistenza. Quando ti ho detto prima qui c'è un qualcuno che si ricorda e che sapeva che prima o poi si sarebbe riaffacciato. Il 5 di spade non è sempre una carta di guerra, di distruzione, è anche la carta di chi fa un po' a testate con l'ideale, di chi comunque dice oh io sono così, di chi comunque non si arrende, di chi non è cambiato, non è cambiata, magari sono passati 10 anni, ma questo o questa testa di rapa è, la testa di rapa è, per non dire altre parole. Il cavallo di spade, che è un livellatore, è una persona che comunque fa capire a questa persona come sia giunto sto momento. Il cavallo di spade è il repentino prendere la decisione di comparirti davanti con un'offerta di pace, 4 di spade, che se vista in relazione a quello che è l'attuale vostra situazione, qui è un qualcuno che veramente non è presente nella tua vita tutti i giorni, a differenza magari della prima variante dove poteva starci un qualcuno che magari era presente in parte. Qui c'è proprio un qualcuno che non è più presente nella tua quotidianità e quindi un qualcuno che viene proprio da un passato anche di contrasto, secondo me. Tre di spade, accipicchi, tutte spade ti stanno uscendo. Questa persona ti pensa costantemente. La torre, la luna. Allora, per alcuni potrebbe essere un qualcuno che
è appassionato o appassionata di discipline esoteriche o di astrologia, o magari che pratica, che ne so, anche discipline olistiche, Reiki, queste cose qua, eccetera, eccetera, che tra l'altro fanno molto bene. Quindi è un qualcuno con una torre e una luna assieme che ha un po' questa vocazione. Non sarà per tutti, per la maggior parte c'è un 3 di spade, un senso di tradimento e di nuovo un po' il fare a testate con l'ideale, con una torre su cavallo di spade, un qualcuno che arriva improvvisamente. Tra l'altro la torre mi aggiunge, oltre al profondo mentalismo, in quanto legata appunto all'elemento aria, mi aggiunge anche possibilmente quelli che sono i segni di aria. Quindi qui in realtà grande movimento di segni, ci sono un po' tutti, perché poi c'è la luna che è un segno d'acqua, la torre che è un segno d'aria, il matto che tendenzialmente è associato all'indole marziale, quindi possiamo dire indole focosa, segno d'aria o segno d'acqua, solare, ascendente, in qualche caso segno di fuoco, ma in pochi casi. Anche un cavallo di spade è un segno d'aria, però c'è un qualcuno, vedi, con cui la rottura è stata drastica e che un po' questa torre, sotto l'egida di un cavallo di spade, che appunto è una persona che porta la giustizia, forse ha realizzato quanto in quella che è stata la vostra esperienza precedente ci sia stato probabilmente un qualcosa di ingiusto che in questo momento va sanato. Il problema è che non ha capito che non va sanato da parte di lui o di lei, cioè è un po' come se tornasse quasi per senso del dovere, quasi perché appunto lo sapeva che doveva tornare. Mi viene da dire così, un qualcuno che fondamentalmente ha rimandato un po', vedi, qua c'è una luna, quindi c'è sotto un 4 di spade, quindi c'è proprio un pensare a quello che è stato quasi costantemente, anche con l'idea di dover poi un giorno o l'altro riapparire. Quindi è un qualcuno che nel momento in cui la vostra situazione si è interrotta ha detto ok, però me la lego al dito, un po' questo il senso del tutto. A volte mi perdo un po' in discussioni, hai voglia di fare video più pragmatici? Vediamo un pochino. Ti mettono in guardia anche con una luna dall'inganno di questa persona, qui non è pulito o pulita, qui è un qualcuno che beh, insomma, è un po' aduso a raccontare un corbello di bischerate, si dice in Toscana, una sporta di cazzate. E potrebbe anche essere una persona che in passato ti ha tradito o tradita. La papessa, il 9 di spade, hai 3 carte, minchia. Che poi hai 3 carte, in realtà questo è l'identikit di lui o lei, quindi in realtà, se permetti, fai il gesto dell'ombrello, perché questa situazione disastrata ce l'ha lui o lei. Allora, la papessa qua giù mi va a parlare del fatto che comunque fra di voi ci può essere stata scrittura, e è una scrittura che va dalla messaggistica fino anche a quella che è la vocazione allo studio, quindi magari per qualcuno potrebbe essere stato un percorso di studio, di crescita insieme, da cui è originata magari appunto una relazione, o per altri potrebbe essere addirittura una causa legale. Il 3 di spade, che è carta anche di tradimento su una papessa, però mi può anche dire che questa persona al momento è impegnato o impegnata, quindi però è una persona che ha un po' l'attitudine a far becco il compagno o la compagna, quindi un po' un furbetto, una furbetta, ecco. Quello che è interessante vedere è queste 3 carte sono molto forti. Ora io ti dico sempre che io amo molto il cavallo di spade in quanto è un giustiziere, in quanto è una persona che porta l'equilibrio o che magari ti fa sorgere dentro la voglia di portare il riequilibrio, o insomma è un qualcuno che appunto arriva e difende la parte lesa di un
di un qualche tipo di connessione, quindi difende un po', quindi questa persona fondamentalmente ha una sorta di senso di colpa, mi viene da dire. Però il problema è che qua c'è un 9 di spade, quindi c'è una persona che alterna il discorso di senso di colpa per come è finita fra voi, ma allo stesso tempo se torna perché, come ti ho detto prima, è una persona che fondamentalmente vuol muovere lui o lei le pedine della scacchiera, perché il 9 di spade è la carta di chi si vuol vendicare o si vuol rivendicare la presenza di un qualcuno. Quindi qui c'è proprio una persona che torna, che si riaffaccia con quella che è una situazione, diciamo, mentale abbastanza fissa, diretta su quella che può essere poi una voglia un po' anche di rivalsa, come dire torno indietro perché tanto lo so che tu ci cadi. Certo, è una persona che si illude, la luna, e dovrà fare i conti con l'attuale tua situazione, se hai una coppia o se non ce l'hai, se hai frequentazioni, comunque qui c'è un esercizio di volontà, quindi non ti dico che qui arriva il classico caso umano e tu ci cadi, no, assolutamente non credo che qui l'asso di spade rappresenti la tua volontà di non cedere di fronte al crollo di questa torre, che è un po' il crollo molto teatrale di questa persona che appunto si vende come un qualcuno pentito o pentita del passato, salvo poi avere un armadio pieno di scheletri grosso quanto un castello. Quindi quello che ti dico è il ritorno qua ci sarà, probabilmente anche qui sarà anticipato da scritture, è possibile che per alcuni sia anticipato da scritture ufficiali, quindi il riaprirsi di un qualcosa alla luce magari appunto di un contratto, di un accordo, di una richiesta anche legale. Magari ci sono queste persone che ti fanno l'ingiunzione perché tu hai fatto il tal post, perché tu hai fatto quindi qua c'è un qualcuno che riappare nella tua vita per questo. In realtà è una persona che ti dice di voler portare equilibrio, ma se si va nel profondo tanto equilibrio non ce n'è. Sta in guardia con questa persona. Voglio tirarti giù un'altra carta, perché come vedi, al di là di quella che poi mi rappresenta, guarda, ne è uscito un asso di coppia, un qualcuno che torna per l'amore. Al di là di quello che può essere questo riferimento all'asso di spade come carta che ti rappresenta, in realtà, come ti ho detto prima, la lettura rappresenta lui o lei, quindi l'esercizio della volontà consiste proprio nello scontrarsi con la tua. Quindi ti dico, non ci cadi, per carità, però qui un qualcuno che mette molto alla prova quella che è la tua interiorità, perché comunque è un qualcuno in grado di far leva anche su sentimenti pregressi di rancore per come è finita una situazione. Sarà per pochi questa variante, ma se ti ci riconosci, qui c'è proprio il classico ex o la classica ex caso umano che torna tra l'altro per un asso di coppe alla luce di un matto, quindi in realtà torna con tanti bei discorsi di aprire relazioni, aprire frequentazioni, in potenza diventeremo, faremo, però le basi non ci sono, quindi fai attenzione qua. Beh, variante molto forte la seconda, però comunque sono sicuro che riuscirai a non cadere in questo trappolone, sempre se ti sei riconosciuto o riconosciuta nella variante. Io ti ringrazio per aver visto questo video, se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuti. Ci vediamo mercoledì.